solo all'ultimo evento, sempre in Italia, ma questa volta a Imola. Si è potuto festeggiare la meritatissima prima posizione del pilota SRC Squadra Corse, semplicemente il più forte, spalleggiato da altrettanti compagni di squadra molto competitivi, ma capace di ergersi più volte a puro talento del virtual racing. L'unica nota negativa sono state le eccessive polemiche o la grande mole di lavoro che ha obbligato la direzione corse a prendere talvolta decisioni drastiche e sicuramente... Marco, poi io so che tu già aiuti molti piloti a migliorarsi. Vuoi un po' raccontarci qual è il tuo approccio per chi volesse in qualsiasi modo migliorare le proprie prestazioni, magari chiedendo aiuto proprio a te? Certo, allora, grazie della domanda innanzitutto, e tra l'altro sta partendo un bellissimo progetto, si chiamerà M-Coaching, con delle persone veramente in gamba, che saluto, Marco Ricchi in particolare. Faremo questi incontri live presso delle strutture e stiamo definendo un po' il progetto, è molto interessante e sicuramente farà del bene. Per quanto mi riguarda, le sessioni che faccio adesso sono, come dicevo prima, persone che hanno capito che per migliorare devono prima guardare in casa loro piuttosto che quello che fanno gli altri e hanno voglia di investire del tempo e delle risorse per avere qualche spunto in più. Naturalmente io metterò qualche link in descrizione per chiunque ti voglia contattare per informazioni su questo nuovo progetto, magari informazioni anche proprio dirette a te. Certo, volentieri. Io sono a disposizione, quello che dico sempre è, per me è una soddisfazione quando qualcuno mi dice grazie perché grazie a te ho capito che quello, o grazie perché grazie a te ho vinto quella gara. Per me adesso questo è un motivo di entusiasmo, mi dà veramente gioia e ci sono state anche delle esperienze molto positive di ragazzi molto contenti e per me quello è molto importante. Quello che accomuna le persone che sto dando una mano adesso è ovviamente la curiosità e la voglia di mettersi in gioco e di continuare a crescere alla ricerca del qualcosina in più. Poi io dico sempre, io faccio una cosa che è molto semplice, io devo parlare, poi chi deve mettere in pratica è quello che fa davvero il lavoro. Spero di essere d'aiuto e qualcuno è contento di quello che faccio e quello mi fa perfetto, grazie. Senti, seconda parte della nostra chiacchierata verte un pochino su quelle che sono poi l'hardware che tu hai utilizzato, con che cosa hai iniziato e che cosa utilizzi oggi. Ok, allora io ho iniziato con un G27 usato che mi aveva spedito un ragazzo siculo, io sono di Bergamo, quindi sono andato a cercare proprio il volante più economico che c'era al momento. Oddio, G27 all'epoca non era proprio il più economico perché era un bel volantino. Allora devo aver trovato un'offerta notevole perché mi ricordo ancora che nel 2013 l'avevo pagato 150 euro usato. Probabilmente avevo fatto un bel affare sì. e ero super contento. Quindi ho iniziato con quello su una scrivania con 2 fori per avvitare il G27 alla scrivania. Avevo un monitor da 27 pollici scadentissimo, però almeno avevo il monitor da 27 pollici, il computer più risicato possibile per far girare il racing, una poltrona appoggiata sopra al tappeto antiscivolo dei tappeti, sì. dei tappeti e la pedaliera appoggiata al muro in fondo. Io ho perso una marea di gare perché frenavo forte, la pedaliera scappava e andavo da tutte le parti. Mi ricordo che ogni tanto alzavo la sedia e mi riportavo vicino e così via. All'epoca ero studente universitario, lavoravo a McDonald's perché volevo mantenermi, volevo pagarmi i miei studi e quindi non ho chiesto niente in casa. Mi ricordo che avevo venduto la moto per farmi il simulatore perché comunque al tempo la moto che avevo era quello che era. Quindi ho detto, vabbè, la moto ce la riprendiamo fra qualche anno, adesso facciamo qualcos'altro. Adesso ho messo ripresa e tutto, quindi quello è un'altra passione che non si sacrifica. Era stata solo rimandata con un mezzo più adeguato. E come ti dicevo prima, fortunatamente, perché è stato comunque un percorso lungo anche quello, 3 anni, sono comunque 3 anni, ho finito l'università, ho iniziato a fare un lavoro full time più serio che mi permetteva delle risorse economiche in più, ho preso la mia prima postazione. E quando vi dicevo prima che c'è un aspetto, c'è un elemento che ti fa fare veramente il salto da un punto di vista prestazionale, è la postazione. Avere una cosa molto rigida, cioè fermo. Stabile. Sì, assolutamente sì. Quello è il passaggio epocale dall'andare all'andare in un determinato modo, dall'andare anche la posizione che tu hai è tutto. Io anche secondo me quelle sono le cose più importanti, più che poi le periferiche in sé per sé, avere una posizione il più comoda e funzionale, non tanto reale, deve essere funzionale.
Noi non siamo in macchina, noi siamo seduti davanti a un simulatore, deve essere funzionale per quella che è la tua posizione, per quello che è la tua abitudine, per quello che è la tua schiena, per quelle che sono le tue leve. Per leve intendo sia braccia che gambe e soprattutto sull'azione dei pedali. Quindi deve essere funzionale. E lì per c'hai quella che è montato la tua direttamente postura. il G27 o già anche lì hai fatto un totale switch? No, nel senso che prima avevo preso un G25 moddato Arc Team. Sì. Ok, poi l'ho venduto, avevo preso un T300, non so come mai ho Vabbè, fatto sto passaggio. sì, un po'. Cioè, non perché sia tanto peggio, ma bene o Sì, male. non aveva Poi se era senso, era montato comunque un Arc passo era sì, indietro. sì. Sì, è stato oggettivamente un passo indietro, infatti è durato 2 settimane, poi l'ho venduto subito. No, tra l'altro mi si era bruciato, quindi l'ho rimandato in assistenza ad Amazon, me ne ha rimandato un altro e ho venduto l'altro nuovo, l'ho venduto. E la prima periferica seria, mi ricordo, è stato il primo passaggio vero, è stata la pedaliera. La prima pedaliera ho preso una V3 usata col damper kit, quindi comunque un passaggio già buono. Quanto ha valso, per esempio, ecco io lo faccio sempre, lo chiedo sempre, Sì. quando passi da una pedaliera a potenziometri a una pedaliera a cella di carico, il balzo che cosa ti ha portato questo switch importante? Guarda, devo essere sincero, è passato tanto tempo. Non ho più il ricordo chiaro, però mi ricordo che la sensazione che ho avuto è abbiamo fatto il passo. Ok, prima giocavamo a simulare, adesso cerchiamo di fare un qualcosa più orientato alla simulazione e alla ricerca di qualche performance in più. Quindi a livello mentale mi ricordo che era stato questo, poi a livello sensoriale non posso dirtelo perché non me lo ricordo. Okay. Direi un'invenzione, quindi preferisco parlare di quello che mi ricordo. Poi ho preso il CSV2 come volante che ho venduto 2 mesi fa. Quindi il CSV2 l'avevo preso nel 2016, fine 2016. Lo so quello che c'è perché poi ci siamo sentiti, quindi adesso sì, esatto. anche tu sei passato. Sono passato al lato oscuro, sono passato a SyncCube Pro, che è un prodotto pazzesco, veramente pazzesco. Il volante, allora adesso qua diciamo una cosa che magari non farà felice di più, però il volante non ti dà le performance, ma il volante ti fa essere costante. Questo sì. No, naturalmente ti dà il colore nella guida. Allora, non ti dà la performance sul giro secco, ma come dicevo, ti dà la costanza, perché hai più informazioni in mano, quindi ricordiamo il discorso che avevo fatto dei 2 sensi e mezzo, il mezzo viene accentuato un po' di più, quindi la parte del tatto viene accentuata un po' di più, perché una volta settato il SyncCube hai la percezione del sottosterzo. Io lo sai che cosa ho notato nel tempo? Questo genere di periferica, io il Direct Drive ce l'ho da tantissimo tempo, che soprattutto la differenza la fa dopo magari la metà della gara, cioè quando la macchina comincia a perdere un pochino l'aderenza con le gomme, il consumo delle gomme, avere questo genere di volanti ti fa veramente avere la percezione di quanto la gomma si sia consumata e riesce a farti essere più reattivo e a capire di più quello che sta succedendo. Riportalo in termini più generali questo e in termini più assoluti. Il Direct Drive, nel caso specifico io mando l'SC2 che è un prodotto eccezionale, ti fa sentire quando la macchina parte. Per andare forte tu devi essere sull'edge, sul limite di quello che è la perdita di aderenza e l'utilizzo massimo della gomma. Il SC2, nel mio caso specifico, ti fa stare molto 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 vicino su quel limite, mentre altri volanti lì perdevano qualche dettaglio. Che sia a gomma usata, ovviamente ce ne sono di più, ma anche a gomma nuova è importante, perché a gomma nuova comunque errori se ne fanno e si pagano cari anche a gomma nuova. Avere una periferica che ti aiuta a capire quando fai quell'errore non è male. È proprio un concetto di costanza, rimanere sempre il più vicino possibile a questo limite. Ti fa essere costante. Marco, io adesso vorrei arrivare anche a una delle parti che secondo me sono fondamentali di questa rubrica, anche se in realtà sei stato già, e una cosa che mi è piaciuta tantissimo, già dispensatore di molti consigli tra le righe di tutta la chiacchierata che ci siamo fatti, però visto che potrebbero esserci anche molti rookie, molte persone che affrontano il mondo della simulazione, che sia racing o qualsiasi simulatore uno possa utilizzare, un consiglio che Marco può dare per creare una sorta di finale di puzzle per chiunque ci ascolta, per arrivare ad avere un approccio più serio a quello che è il mondo della simulazione. Perfetto, allora partiamo dall'hardware, quindi da quello che ho trovato io come importante per migliorare le mie performance. Prima di tutto serve una postazione che sia stabile, questa è la base. Secondo, serve una pedaliera efficace. La pedaliera è fondamentale in iRacing, in particolar modo poi in assetto corsa io ho pochissima mano, quindi non mi esprimo, però la pedaliera è fondamentale perché il tutto sta nel frenare il meglio possibile e nell'accelerare il prima possibile. Quindi la pedaliera è l'elemento necessario. Solo
al terzo posto metto il volante. Quindi queste sono le mie periferiche di base. Poi sul discorso VR o schermo lì lo lascio a chi ha più esperienza di me. Io sono sempre stato fedele allo schermo per questi motion sickness. Adesso è ancora singolo schermo o sei passato al trimonitor? Singolo schermo da 32 pollici. Scusami, 34 pollici, quindi l'ultra 21 wide. noni. Sì, esattamente. Okay. Sì. E mi sto trovando tutto sommato bene. Quindi poi oltre le periferiche? Oltre alle periferiche è tutta una questione di attitudine. Per prima cosa bisogna essere assolutamente autocritici. Non bisogna pensare che gli altri sono più forti per chissà quale ragione, ma bisogna analizzare quello che si sta facendo e migliorarlo. È molto utile anche farsi dare una mano da qualcuno di esterno, che sia un compagno di team, che siano coach, che sia qualcun altro, se l'obiettivo è quello di crescere. Però bisogna essere autocritici, capire dove si sta sbagliando. Un'altra cosa importantissima, se avete la possibilità di girare con qualcuno più forte anche nelle practice o così via, non chiedete il setup, non serve chiedere il setup, perché il setup ti dai 2, 3, 4 decimi finali, 5 nelle piste lunghe, ok? Ma se ti manca un secondo e mezzo, se manca un secondo e mezzo, chiedete i replay, non i setup, perché il replay ti fa vedere quella persona dove mette le ruote, quando inizia a frenare. Ovviamente col file RPI di iRacing puoi vedere come utilizza lo sterzo, come utilizza il pedale del freno e del gas. Quello aiuta come non aiutano 10 setup, cioè quella è la cosa primaria, vedere che cosa fanno quelli migliori di te e ascoltare i consigli e mettersi sempre in discussione. Quello sempre. I maestri non saranno mai maestri di niente, perché c'è sempre da imparare, sempre. E quello lo si deve mettere in campo nel sim racing, come ovviamente in tanti altri campi, però non si può parlare di altro, siamo qua a parlare di sim racing. Bisogna essere sempre curiosi, sempre sul pezzo e cercare di spostare l'asticella sempre più in alto, ma lo si fa solo se si riconosce di avere qualche limite e si deve essere disposti di andare a lavorarci sopra quei limiti. Marco, io veramente ti faccio un enorme grazie per questa bellissima chiacchiera. Ho detto, per me è stata una scoperta della tua persona, te lo dico, mi ha fatto veramente piacere, ti ringrazio. Grazie. E spero che anche tutti quelli che seguiranno tutta questa serie di 4 chiacchiere con apprezzeranno le tue parole e tutto quello che è il progetto per cercare di arrivare a far capire a tutti che tutti possiamo, volendo migliorarci e arrivare a determinati obiettivi, l'importante è metterci il giusto impegno. Io con questo ti saluto tutti quelli che ci hanno seguito fino a qui e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao a tutti, grazie.